Cari saluti a tutte le anime di luce che si sono raccolte qui oggi. Sì, grazie. Saluti cuori coraggiosi, benvenuti in questo spazio sacro, in questo cerchio che stiamo formando proprio ora, al di là del tempo. Buongiorno. E anche dello spazio fisico. Io sono Svetlana, per chi non mi conosce, e sono qui oggi come la vostra guida. Buongiorno a tutti, come una sorella nel viaggio, per tenere questo spazio insieme a voi e per voi. Buongiorno. Quindi respirate, sentite questa connessione. Se siete qui in questo preciso istante, l'11 novembre alle 11 del mattino, non è un caso, non è un argomento che vi ha portato qui e non è la vostra mente che ha deciso di esserci, è stata una chiamata sottile, un sussurro del vostro cuore, il quale ha detto, la vostra anima ha sentito come un eco, ha riconosciuto questa frequenza di vostro momento e il vostro sé superiore vi ha guidato fino a qui perché sapeva che eravate pronti a varcare una soglia. E ci incontriamo infatti nel cuore pulsante di uno dei portali energetici più potenti, un portale diciamo intenzionale dell'anno, il portale dell'11-11. Che cos'è questo portale? Allora, non è semplicemente un numero nel calendario, l'11-11 è un codice di attivazione, quindi immaginatelo come un campanello d'allarme, ok? Di cosmico, una promemoria inviato direttamente alla nostra anima per dirci svegliati ora e comincia a ricordare chi sei, ricorda chi sei. Quindi l'11 è un numero maestro, non si riduce a un numero singolo, rappresenta l'intuizione, rappresenta l'ispirazione divina, la connessione diretta con i piani superiori. E oggi noi non abbiamo un solo 11, ne abbiamo due, uno di fronte all'altro, l'11, 11 come 11 novembre, e abbiamo aggiunto l'11 anche per la nostra mente ovviamente, no? E questo comunque è il vero significato del portale, è lo specchio, è il momento in cui l'universo ci mette di fronte a noi stessi senza filtri. Quindi l'11, il primo 11 rappresenta il pilastro divino, il nostro sé superiore, la nostra anima, tutto quell'potenziale infinito, la luce da cui proveniamo. Il secondo 11 rappresenta il nostro pilastro umano, la nostra personalità, il nostro corpo fisico, la nostra vita materiale, l'io che naviga questo mondo terreno, e come ho detto l'11, il terzo, che l'abbiamo aggiunto noi come l'ora, è per la nostra mente, per darle anche un significato a lei, per onorarla anche a lei, per poterla integrare in tutto questo. Per secoli, intanto questi due pilastri importanti hanno vissuto separati, l'abbiamo vissuto come alla ricerca di qualcos'altro, ma oggi 11-11 questi due pilastri si fronteggiano in perfetto equilibrio, non c'è quella separazione che c'era, quindi c'è il divino sta guardando l'umano e l'umano guarda il divino, c'è un riconoscimento tra di loro come uno. E questo portale, che finora ancora lo chiamiamo il portale dell'ascensione, è il momento in cui il velo tra il mondo spirituale e il mondo materiale diventa sottilissimo, quasi trasparente. È un momento di manifestazione istantanea, è un momento che ci chiede purezza dell'intenzione, perché ciò che pensiamo, ciò che sentiamo, ciò che vibra
dentro di noi oggi ha una linea diretta con il campo quantico, quindi pronto lì a prendere una forma. So che tuttavia che arrivate a questo portale non è stato facile e molti di voi, come me, potrebbero aver vissuto le ultime settimane, gli ultimi giorni, anche gli ultimi mesi ovviamente, in un vero e proprio turbinio. Una parola perfetta direi il caos. Quindi come vi siete svegliati oggi? Come vi siete sentiti ieri? C'è una differenza? Intanto, forse nel periodo avete sperimentato dei sogni incredibilmente intensi, quasi sembravano reali questi sogni, proprio da confonderci se fosse reale o se fosse semplicemente un sogno. Forse avete sentito anche il corpo fisico sotto pressione, come se aveste avuto una febbre. Parlo della febbre spirituale, un calore interno, brividi, un'energia che non sapevate come gestire. Oppure stamattina una voglia grande di saltare per la casa, ok? Come è successo a me. Oppure al contrario, un senso di spossatezza. Stamattina quello sentivo, ma poi è arrivata una grande carica di una gioia immensa. Ecco, forse avete visto anche vecchi scenari ripetersi, vecchie paure che hanno raffiorato, vecchie relazioni che sono entrate in crisi. Voglio che sappiate una cosa, con assoluta certezza. Questo non è stato un disordine, questo non siete voi che state sbagliando qualcosa. Questo è proprio il suono di quel vecchio sistema che si sta smantellando. Non possiamo portare la luce ad alta frequenza nel nuovo ciclo dentro un contenitore vecchio. Quindi il nostro corpo, la nostra mente, la nostra vita sono quel contenitore. E il caos che avete provato è quell'allineamento o ricalibrazione, possiamo chiamarlo, è una pulizia profonda. Quella febbre spirituale sta leggermente bruciando quelle vecchie programmazioni, le vecchie densità, tutti i nodi karmici che siamo pronti ovviamente a rilasciare e a sciogliere. Quindi state facendo spazio. Avete passato le ultime settimane a svuotare la vostra coppa, a volte in modo magari doloroso, confuso, perché oggi 11 siamo pronti a riempire quella coppa di nuovo, ma non con quella energia di prima. Oggi la riempiamo con la luce viva, con l'energia pura della nostra anima unificata. Quindi oggi il nostro tema è l'unione tra spirituale e materiale. E quindi questo portale è proprio il ponte. E se vi sentite fragili, se vi sentite sottosopra, siete perfetti, siete pronti e siete aperti. Il caos è stata la vostra preparazione, ma ora inizia la creazione. Quindi respirate profondamente. Siamo pronti ora per il prossimo passo. Siamo qui in questo spazio sacro dell'11-11. Abbiamo parlato del caos, della febbre. E ora insieme facciamo un passo più in profondità, perché questa preparazione è necessaria ora. Stiamo svuotando ancora quello che è rimasto. E noi non stavamo semplicemente elaborando gli eventi di questa settimana o di questo mese, stavamo e stiamo ancora sigillando un intero capitolo della nostra esistenza. Quindi ora, prima di fare un passo, vi chiedo di immergervi nel vostro sacro vuoto e quindi affrontiamo quei nodi karmici, ci prepariamo. Questa non è una semplice meditazione come le altre, faremo una cerimonia di trasformazione.
Molto importante svuotare il vaso per poter riempirlo dopo. E quindi, come per ogni viaggio sacro, noi ci prepariamo, vero? Non andiamo da soli, quindi in questo momento noi invochiamo i nostri alleati, le nostre guide, i nostri aiutanti, i nostri strumenti, come volete chiamare, per creare quel contenitore sacro e sicuro. Per prima cosa, quindi chiamiamo la protezione, stiamo aprendo un portale potente, stiamo per maneggiare energia ad alta frequenza e guardare proprio in faccia tutte le nostre ombre più antiche. E per questo abbiamo bisogno di una forza che possa tenere lo spazio. Quindi con un respiro profondo portiamo la nostra intenzione verso l'alto, verso le stelle e chiamiamo la costellazione del drago. Quindi sentite questa presenza antica, potente e saggia. Invochiamo il drago non per la sua ferocia, ma per la sua immensa forza spirituale. Visualizzate questa energia che scende e ci avvolge. Come in un mantello indistruttibile di una luce di color indaco smeraldo. Questa è la nostra protezione di oggi, ma il drago fa di più. Mentre lui ci protegge dall'esterno, lavora anche al nostro interno. La sua energia è quella del radicamento delle nuove energie sulla Terra. Quindi sentite ora come questa forza del drago scende attraverso i vostri piedi, nella profondità del pianeta Terra, ancorandoci profondamente e saldamente al cuore di Gaia, il suo nucleo. E qua siamo protetti, siamo radicati. Il nostro contenitore è sigillato e qualsiasi ombra ora emerga siamo al sicuro. Qualsiasi luce scenda abbiamo un posto dove ancorarla. Ora che siamo protetti invochiamo la chiarezza. Stiamo per entrare nel sacro vuoto dove la mente si confonde, stiamo per affrontare la trappola della separazione. Quindi abbiamo bisogno di vedere la verità. Con un altro respiro ci rivolgiamo verso al cielo, verso l'infinito del cielo. Invochiamo la frequenza di Cassiopea. E sentite questa luce stellare argentata, pura, che tocca delicatamente la vostra fronte, proprio tra le sopracciglia. La Cassiopea è la custode dell'apertura del terzo occhio. Quindi invochiamo la sua energia per l'attivazione della nostra intuizione. E gli chiediamo di pulire tutti gli specchi della nostra percezione. Non gli chiediamo di vedere il futuro, gli chiediamo la chiaroveggenza nel qui e ora. Gli chiediamo la chiarezza per vedere oltre l'illusione della paura. La chiarezza per distinguere la voce dell'ego dalla voce dell'anima unificata. La chiarezza per vedere l'interconnessione dove la mente vede solo divisione. E ora protetti dal drago, resi limpidi da Cassiopea, ora attiviamo tutti gli strumenti che abbiamo con noi sulla Terra. Quindi se avete con voi una selenite,
magari vicino a voi. Vi invito a prenderla ora nella vostra mano sinistra, quindi la mano che riceve. Se non avete fisicamente, invocatene ora l'essenza. La selenite è un cristallo liquido, è un ponte, è la vibrazione della purezza assoluta. Quindi sentite la sua energia che scorre nel vostro palmo, su per il braccio, purificando il vostro intento e anche il vostro intero spazio aurico da ogni densità residua. Quindi la selenite è la nostra connessione angelica, e tenendola rinforzate il legame con le vostre guide, con gli angeli custodi, aprite i canali di comunicazione con loro. Quindi la sua energia crea una grande apertura ai piani sottili, rendendo così il lavoro di oggi più facile, più fluido, quindi più sostenuto. Infine potete prendere un'acqua marina se l'avete, e l'acqua marina tenetela nella mano destra. Io ho un anello, quindi lo teniamo nella mano destra, la mano che dà, oppure appoggiatela sul cuore o sulla gola. E ora invochiamo l'energia gentile e profonda di questo cristallo. Chi non ce l'ha, sempre chiamate l'essenza. L'acqua marina è la custode della pace, quindi mentre quella febbre spirituale brucia, l'acqua marina ci porta la calma fresca dell'oceano. E mentre affrontiamo questi nodi karmici, ci aiuta in questa guarigione emozionale dolce, permettendoci di rilasciare senza traumi, senza dolore, con facilità. E cosa fondamentale per oggi, per la nostra intenzione pura, l'acqua marina ci dona anche il potere della comunicazione limpida, non solo per parlare, ma per ascoltare. Quindi pulisce il nostro chakra della gola affinché le parole che usiamo per co-creare siano pure. Pulisce anche le nostre orecchie interiore affinché possiamo sentire chiaramente tutti i sussurri della nostra anima. Quindi respirate profondamente, sentitevi ora, qui e ora. Sentitevi che siete protetti, dalla forza spirituale del drago e siete radicati alla terra. Vedete con la chiarezza e l'intuizione di Cassiopea. Siete purificati, siete connessi ai piani sottili dalla selenite, come un'antenna, e siete in pace. E pronti per comunicare con il divino attraverso la vostra acqua marina. Quindi ora sì, siamo pronti per iniziare. Come ho giustamente percepito e anche condiviso, il portale del 999 di quest'anno non è stato un giorno come un altro, anche quello. È stato praticamente un culmine, è stato il momento in cui l'universo ha tracciato proprio una linea profonda e definitiva sotto un ciclo karmico durato 9 anni. 9 anni. Quindi prendetevi un momento di riflettere, se avete riflettuto benissimo, quindi avete già delle informazioni su quali poter creare e riflettere. Per chi no,
pensate quali erano i vostri sogni, le vostre paure. Cosa stava accadendo nella vostra vita 9 anni fa? Quali temi avete iniziato ad affrontare da allora? Pensate alle lezioni, alle relazioni, ai lavori, ai luoghi, a tutti i modelli, a tutte le dinamiche che ci sono ripetute ancora e ancora in tutti questi ultimi 9 anni. Questo ciclo è stato il nostro curriculum scolastico, ok? Il portatile, no? Il portatile, sì, il portale 999 è stato il giorno della laurea. Quindi ha segnato la chiusura ufficiale di quel libro. Ecco perché le energie sono state così intense. Ecco perché tutto è venuto a galla con tanta forza, una grande forza. Stavamo sfogliando le ultime pagine, ci è stato chiesto di rivedere un'altra volta, per ultima volta, tutto ciò che non era ancora stato risolto, che non è stato ancora perdonato, che non è stato compreso, che non è stato rilasciato. Ci è stato chiesto di guardare in faccia tutti i nostri nodi karmici, tutti quelli, anche quelli stretti, dolorosi, e questo è stato il processo di chiusura, si è sovrapposto all'apertura di oggi. E cosa succede dopo la fine? Cosa c'è dopo l'ultima pagina del libro? C'è il vuoto, c'è uno spazio, un silenzio, quello che io chiamo comunque sacro, il vuoto sacro. E questo è forse diciamo lo stato più frainteso dell'intero viaggio spirituale, è lo stato che la nostra mente umana, il nostro ego teme più di ogni altra cosa. Ecco perché abbiamo aggiunto e aggiungiamo adesso anche l'ora per la mente. La mente ode il vuoto. Quando siamo in questo spazio, la mente entra in panico. Quindi inizia a etichettare questa esperienza. Dice, sono bloccato, sono improduttivo, sono spento, ho perso la mia ispirazione, non capisco più cosa voglio, non mi muovo, sono lento. Ci sentiamo come se stessimo semplicemente galleggiando senza direzione. E la mente ci dice che questo comunque è sbagliato, che dovremmo fare qualcosa, che dobbiamo avere un piano, dobbiamo avere un obiettivo. Quindi respirate in questo ora. Oggi qui, in questo portale 11, siamo chiamate a ridefinire questo stato. Questo vuoto non è un problema, è una necessità, non è la fine, è quel grembo. Quindi non pensate che sia un'improduttività. È il terreno fertile, scuro, che dopo il vecchio raccolto è stato tolto, no? E quindi quel terreno che riposa prima di poter raccogliere il nuovo seme. Diciamo quel silenzio tra due note musicali, che è quel silenzio che crea quella musica, che crea quel significato. Senza quella pausa non ha senso quella canzone, quella musica, quel suono. Oppure per chi con computer, quando il computer si riavvia dopo un aggiornamento di software forte, massiccio, c'è un momento in cui lo schermo è nero, ma il computer non è rotto, si sta integrando lì. Quindi questo spazio vuoto, questo stato lento, è lo stato più sacro e più creativo in cui possiamo dimorare, perché solo nel vuoto che il veramente nuovo può essere concepito. Non una ripetizione del vecchio, non una versione migliorata del nostro passato, ma qualcosa di mai visto prima. Quindi molti di noi sono in questo sacro spazio proprio ora e vi sentite così, non siete bloccati, ok? Siete perfettamente allineati, siete nel grembo della vostra creazione. E cosa succede in questo grembo?
in questo grembo vi verrà consegnato un seme oggi, perché dopo il 999 che ci ha svuotati, l'11 è il primo raggio di luce del nuovo ciclo. Quindi è quell'iniezione della nuova coscienza, del nuovo potenziale dentro quel terreno fertile che abbiamo preparato per tanto tempo. E l'11 è il seme che piantiamo in questo vuoto. Ecco perché questo portale è così cruciale e ci porta direttamente a dove siamo ora. Il mese di novembre e di dicembre non sono fine dell'anno, non sono una sala d'attesa per il 1 gennaio, attenzione. No, novembre e dicembre sono come un'anteprima del prossimo ciclo di 9 anni. Praticamente è il trailer di un film che stiamo per creare, ok? Oppure, diciamo, la versione beta di qualcosa nuovo, del software nuovo, ecco. Quindi l'universo in questo momento ci sta dando dei suggerimenti, ci sta mostrando cosa è possibile. Le idee che vi arrivano ora, così dal nulla, le connessioni che state facendo, le vecchie paure che cercano disperatamente di farvi credere che nulla è cambiato, sono tutti indizi, sono l'anteprima di ciò che sta prendendo già forma. E questo ci porta alla domanda più importante di questo portale. Un cambiamento radicale di coscienza. Per millenni l'umanità ha vissuto nel vecchio paradigma, ponendo la domanda cosa accadrà? Questa capite che è una domanda passiva, una domanda da vittima, una domanda che praticamente affida il nostro potere all'esterno, ai pianeti, al destino, ai governi, all'economia, agli altri. Aspettiamo che qualcuno ci dica come sarà il nostro futuro. E oggi quel paradigma muore. Il portale 1111, il portale del creatore sovrano, ci chiede di cambiare la domanda. La domanda non è cosa accadrà. La domanda, l'unica domanda che conta ora, cosa vogliamo? Cosa scegliamo di creare? Quindi sentite questa domanda. Sentite il suo potere, ma sentite anche il peso. Perché c'è la responsabilità. Cosa scelgo di creare nel mio sacro vuoto? Con quale intenzione pianto questo seme dell'11-11? Quindi scegliamo di ricreare il ciclo dei 9 anni appena concluso, con le stesse paure, gli stessi limiti? O scegliamo qualcosa di radicalmente nuovo? Questo è il potere che ci viene restituito oggi. Non c'è più un futuro prescritto da scoprire, c'è una tela bianca, c'è un campo vuoto e noi abbiamo in mano questo seme. Quindi siamo in questo spazio tra i mondi. La fine del 999 alle nostre spalle, il potenziale infinito dell'11 nelle nostre mani, capite? E ora siamo pronti a vedere cosa ci impedisce di piantare quel seme. Siamo pronti a guardare l'illusione della separazione che ci ha tenuti prigionieri. Siamo qui, in questo spazio sacro, abbiamo riconosciuto sacro vuoto, abbiamo il nostro seme, eppure è proprio qui, in questo momento di potenziale infinito, nel silenzio del grembo, che cosa emerge? Qualcosa di freddo, qualcosa che stringe, qualcosa di antico. Quindi è il momento in cui il nuovo bussa alla porta e mentre bussa sentiamo un eco delle nostre cantine interiori. Lì emerge la paura, l'insicurezza, quindi riconoscete questa voce, no? È il sussurro che dice: sei sicuro? Chi ti crede di voler fare questo? Oppure questo è troppo grande per te? Oppure, ricordi l'ultima volta che ci hai provato e non sei riuscito? Ricordi com'è finita? Ma sì, ma fallirai di nuovo. E se perdi tutto? E se resti dove sei bloccato? Resta qui che è meglio, qui è sicuro, già conosci tutto, il vecchio è familiare, ma il nuovo è pericoloso. Questa
anime di luce è la resistenza, ma è una reazione normale, è un vecchio paradigma che sta comunque combattendo per la sua sopravvivenza normale, ma la luce di oggi sta illuminando ogni angolo buio, ogni ombra che non avete ancora guardato. E questa ombra, questa paura ha un nome, nodo karmico. E questo nodo karmico non lo mettete già subito come un difetto, non è una vostra punizione, è un punto di energia bloccata, sì. È un antico trauma, un voto fatto in un'ultima vita, un'altra vita, una promessa magari di non rischiare mai più. È un blocco energetico che ovviamente si è rinforzato sempre di più, vita dopo vita, e ogni volta che la paura ha avuto la meglio sulla vostra luce, fino ad ora, fino a questo momento in cui questo seme nuovo è così potente che la sua luce rende il nodo visibile. Quindi non possiamo più ignorarlo, non possiamo più girarci lì intorno. Siamo qui in questo portale e il nodo è lì sulla soglia, ma che ci blocca la strada. E cosa facciamo? Nel vecchio ciclo avremmo combattuto, avremmo cercato di strapparlo via con la rabbia, con frustrazione. Se si faceva così avremmo solo stretto di più quel nodo. Nel nuovo paradigma noi non combattiamo, noi trasmutiamo. Capite la differenza? E non lo facciamo da soli. Questo è un atto di co-creazione. Quindi è il momento di chiamare le nostre guide. Ora chiamiamo le frequenze che esistono proprio, sono arrivati per voi già prima, per questo scopo. Quindi fate un respiro profondo con me e con intenzione. È il momento di chiamare l'energia di Andromeda. Sentite la sua energia, quindi chiamate questa frequenza galattica di Andromeda. La sua energia è quella della liberazione da tutte le catene energetiche. Quindi visualizzate la sua luce dolce come un solvente cosmico che scende e avvolge questo nodo karmico, questi nodi karmici, non li attacca, li ammorbidisce, inizia a sciogliere tutti i fili induriti nel tempo, penetra nelle fibre strette di tutti i traumi antichi, a portare luce nelle memorie delle vite parallele che hanno creato questa paura. Quindi Andromeda allenta la presa. Ci mostra che questa catena non è più saldata. E mentre il nodo si allenta, chiamiamo ora la forza alchemica. Chiamiamo la forza di Antares. Antares, che è anche il cuore di Scorpione. Questa è la fiamma della trasformazione profonda. Se Andromeda è l'acqua che ammorbidisce, Antares è il fuoco che purifica. Invocate la sua energia color rubino intenso. La sua forza non è gentile, ma è assoluta, che sta portando ora purificazione energetica. Quindi prende questo nodo che Andromeda ha allentato, lo immerge nel suo fuoco sacro, brucia tutta la paura, brucia tutta l'insicurezza, brucia il trauma, ma non per distruggere, ma per raffinare, perché questo
Anime luminose, è il segreto. Non stiamo combattendo la paura, la stiamo trasmutando in potere, nel vostro potere. Il nodo karmico non era altro che il nostro stesso potere intrappolato. Era la nostra forza vitale, congelata dalla paura. Era la nostra sovranità legata a un vecchio vuoto. Nel momento in cui Antares brucia la paura, cosa rimane? Rimane il potere, rimane quel oro puro, rimane la vostra essenza divina liberata dalla sua prigione. Quindi l'insicurezza si trasforma in grande sovranità e la paura di fallire si trasforma nella saggezza per creare. E quel nodo karmico, una volta sciolto, diventa il ponte che ci porta alla nostra vera libertà. Respirate, sentite già questo cambiamento, che il nodo è stato sciolto. La resistenza è stata trasmutata in carburante e la vostra via è libera. Ancora più pronti per questo seme. Quindi siamo pronti per il successivo passo, che è l'unità. Siamo nel sacro vuoto, abbiamo quasi chiuso il ciclo di 9 anni, abbiamo in mano il seme e siamo pronti a pietarlo. Eppure è proprio qui, in questo spazio vuoto e potente, che emerge la sfida più grande. La programmazione, la vecchia programmazione, il vecchio paradigma, che lancia la sua ultima, disperata offensiva, ed è la trappola più sottile e pericolosa di tutte, la trappola della separazione. Negli ultimi anni, mentre le frequenze si alzavano, queste tensioni, in generale questa tensione è diventata quasi insopportabile. Io ne ho parlato spesso, l'avete sentito. Il mondo, la nostra realtà collettiva, sembra ossessionata dalla divisione. Ovunque guardiamo ci viene chiesto di scegliere da che parte stare. È come se fosse un noi contro loro, i risvegliati contro gli addormentati, la luce contro il buio, quelli che capiscono contro quelli che non capiscono. È la più spirituale di tutte le trappole, la narrazione della Terra 5D contro la Terra 3D. Sentite questa idea che è radicata? L'idea che ci saranno due mondi, che le linee temporali si separano, che i buoni andranno da una parte e gli altri, rimarranno indietro a correre come delle scimmie con le mazze. Ok? Ho letto queste cose e le avete lette anche voi, no? E ho sempre sentito una profonda dissonanza nel mio cuore, una tensione. Perché? Perché in tutto questo, in questa narrazione di separazione, non c'è unità, c'è giudizio, c'è superiorità spirituale, c'è un io sono migliore, mascherato da ascensione. Questa, anime care, è la più grande illusione del vecchio mondo. E l'ego cerca di portare le sue vecchie abitudini di separazione nel nuovo paradigma. L'ego ama separare, perché si definisce solo in base a ciò che non è. E qui siamo oggi per smantellare questa illusione. La vera unità, la vera ascensione non significa che diventiamo tutti uguali. Non significa che creiamo un'oasi di persone elette e lasciamo indietro il resto. La vera unità significa che finalmente riconosciamo l'interconnessione, significa espandere la nostra coscienza al punto di vedere che non c'è nessun altro. Significa capire che quello che faccio io, anche da sola, per me stessa, per guarire una piccola stranezza, per elaborare una mia ombra, ha un valore enorme e un impatto diretto su tutta l'umanità intera.
Avete notato ultimamente come le interconnessioni diventano improvvisamente visibili? Come pezzi del puzzle da fonti diverse si uniscono? Come un video portato magari dal vostro marito combacia, o da vostra moglie, combacia perfettamente con un pensiero che avete avuto, che combacia con un rapporto che state leggendo. Questo è il sintomo del risveglio all'unità. E non è la separazione questa, è la riorganizzazione, è la strutturazione della nuova realtà. E questo ci porta all'immagine sacra che ho ricevuto, l'immagine che definisce questo nuovo stato dell'essere la croce. E voglio essere chiarissima, non stiamo parlando di un simbolo religioso, non stiamo parlando di sofferenza o di crocifissione, ok? Togliamo quella programmazione dalla nostra mente, assolutamente. Ora stiamo parlando di geometria sacra, dall'architettura fondamentale della nostra esistenza unificata. Quindi visualizzatela. No, qui non c'è, avevo fatto prima un'immagine, qua c'è il portale, sì, c'è l'Eden della creazione. Quindi prima di tutto visualizzate quest'asse, intanto sì, orizzontale. Questo è il piano della materia. C'è anche nella matrice del destino. È la nostra vita terrena, è il manifesto, è il nostro corpo, le nostre relazioni, il nostro lavoro, è l'asse del tempo, passato, futuro. E soprattutto l'asse dove impariamo a unire il divino maschile e la divina femminile dentro di noi. È la nostra personalità che trova equilibrio nel mondo. È quel dare e anche ricevere. E poi c'è l'asse verticale. Abbiamo parlato nella meditazione 10-10, se ricordate. Questo è il pilastro della spiritualità. È il non manifesto. È sempre il momento, l'eterno proprio, il momento dell'ora. È il canale che ci collega in basso al cuore della terra, ma anche in alto alla nostra anima, al nostro sé superiore, alla fonte divina. Questa è la nostra connessione spirituale. E per millenni l'umanità ha vissuto o solo sull'orizzontale, persa nella materia, nel dramma, nel fare, o solo sul verticale, fuggendo dal mondo, meditando sulle montagne, rinnegando il suo corpo per cercare Dio. Sempre separate, sempre incomplete. Ma oggi noi siamo chiamati a diventare il punto d'incontro. Noi siamo il centro di quella croce. Noi siamo il punto zero dove il divino scende e si ancora nel materiale. Noi siamo il punto dove il materiale si eleva e viene infuso di spirito. E questa è l'unione tra spirituale e materiale. Non è una croce in cui sei crocifissato lì, ok? È un centro di potere che tu incarni qui nella terra. È qui che il cielo in terra smette di essere una bella frase e diventa una realtà vissuta. E cosa succede? Cosa nasce quando un essere umano sceglie consapevolmente di vivere in questo punto di incontro? Quindi nasce un nuovo stato di coscienza. Ed è qui che riprendiamo il concetto profondo della canalizzato di Alice Bailey, la nascita della coscienza cosmica. Spesso si è parlato di Cristo cosmico, no? E la mente ha subito pensato a un salvatore esterno, una figura che tornerà un giorno per salvarci. Questa era la vecchia programmazione della separazione, di affidare il nostro potere all'esterno. Il vero insegnamento, quello che stiamo ancorando oggi, è che la coscienza cosmica o cristica non è una persona, è un livello di consapevolezza. È il momento in cui la personalità, il nostro piccolo io, l'ego, l'asse orizzontale, smette di combattere, smette di sentirsi separata, smette di avere paura e si unisce volontariamente, si fonde con la sua parte spirituale, che è l'asse verticale.
Quindi qui diventa l'unione della personalità con quella che Laurin Gorgò chiama l'anima unificata. Questo per capire da dove ho preso queste parole. L'anima unificata è l'essere umano che ha trasceso la dualità, è la persona che ha unito dentro di sé il divino maschile e il divino femminile e ha ancorato questa totalità nel proprio corpo fisico, quello che abbiamo fatto a ottobre. E questo essere umano è l'incarnazione della coscienza cosmica. Questo è l'ancoraggio che è avvenuto dopo il 999, questo è ciò che si sta attivando ora. Non stiamo più aspettando un salvatore, stiamo diventando noi stessi conduttori di questa anima unificata. E questo, cari miei, è un cambiamento radicale, perché un essere umano che vive dall'anima unificata, che vive al centro del cuore, opera con leggi diverse. Non è più un semplice conduttore che riceve energia, diventa già qualcos'altro, diventa un generatore. E questo ci porta dritti alla nostra responsabilità, la responsabilità che proprio questo portale di oggi sta donando. E ora arriviamo al punto cruciale, al cambiamento più radicale di questo nuovo paradigma. Ora parliamo della nostra responsabilità, perché vedete, nel momento in cui la nostra coscienza è cambiata anche la fisica dell'energia, è cambiato anche il modo in cui la luce interagisce con noi. Quindi nel vecchio mondo, nel ciclo dei 9 anni che ci siamo lasciati alle spalle, l'energia si riversava su tutti. Era un flusso, diciamo, per tutti, indiscriminato. Quindi grandi ondate di plasma, di venti solari, di piogge di luce che hanno bagnato l'intero pianeta. Perché? Perché il compito prima era quello del risveglio, era come gettare secchi d'acqua fredda sull'umanità addormentata, sperando che qualcuno magari aprisse gli occhi. Era un flusso esterno, caotico, che spingeva, che scoteva così. Ma basta, quel tempo è finito. Ora non siamo più in quella fase del risveglio, siamo nella fase della creazione e il flusso è cambiato. Questo è il punto cruciale. L'energia non si riversa più su tutti indistintamente. Il nuovo flusso ora, il flusso dell'anima unificato, il flusso della coscienza cosmica è specifico, è preciso, è come un raggio laser, non una doccia che era prima, e non va a tutti, va specificamente a coloro che sono pronti a riceverlo e a usarlo, va a coloro che vibrano nella purezza dell'unità. E chiariamo una cosa, questa non è una ricompensa, così mi hanno detto, non è un giudizio anche, è semplicemente fisica. Perché non puoi versare un liquido di alta tensione in un contenitore fragile, lo distruggeresti. Il nuovo flusso va solo a quei contenitori che si sono preparati, che si sono ricalibrati, che si sono allineati, che hanno fatto il lavoro di unire l'asse orizzontale e quella verticale. Va a coloro che sono diventati essi stessi l'unità. E questo già cosa significa per noi in pratica? Significa che il nostro ruolo cambia dal passivo all'attivo. Quindi per anni il nostro lavoro spirituale è stato quello di diventare conduttori, migliorando noi stessi, cercavamo di aprire i canali, di ricevere download, di farci attraversare dalla luce, eravamo dei cavi, delle antenne, ricevavamo energia dall'esterno, dal sé superiore, dalle guide, dalla fonte. Era un modello passivo, un modello che ci manteneva ancora in uno stato di dipendenza, come figli che aspettano il nutrimento dal Padre e dalla Madre Divina. Oggi questo modello crolla. Nel momento in cui ti riconosci come il centro della croce, come l'anima unificato, tu smetti di essere semplice conduttore che riceve. Già diventi un generatore.
Quindi sentite questa parola generatore. Non sei più un'antenna che riceve quell'impulso d'amore, ma sei chiamato ad attivare quel generatore cardiaco, quel motore del campo quantico che crea l'impulso dall'amore da dentro di se stessi. E non ricevi più luce, sei tu la fonte della luce, non aspetti più amore. Tu sei la sorgente dell'amore, non preghi più per l'unità, tu generi quel campo di unità. E questo è il passaggio dalla dipendenza spirituale alla piena sovranità divina. Il passaggio dal chiedere al creare, il passaggio dall'essere un effetto all'essere la causa. Ma questo dono, questo potere immenso arriva con un test. È il vero test di questo portale, il test della telepatia, quindi la manifestazione istantanea. Il portale 1111, questo spazio sacro in cui ci troviamo, è un campo quantico, un campo dove la pausa, il ritardo tra il pensiero e la manifestazione scompare. Nel vecchio mondo 3D potevi avere un pensiero di rabbia, ci volevano giorni, mesi o vite prima che quell'energia tornasse a te come esperienza. C'era un cuscinetto di sicurezza, diciamo. Ora quel cuscinetto non c'è più. Il livello è proprio sottile. E quindi ecco la domanda potente che l'universo ci pone oggi. Sei pronto? Sei pronto? Se ogni tuo pensiero, ogni tua emozione, ogni tuo desiderio segreto si materializzasse all'istante. Respirate in questa domanda. Siate onesti. La maggior parte delle persone si bloccherebbe dal terrore. Perché? Perché dentro di loro, come ho detto, in passato c'è ancora tanta sporcizia. C'è invidia, c'è odio, c'è rancore, c'è il desiderio di punire, c'è il desiderio di vendicarsi, di giudicare, di sminuire, c'è quella che io chiamo la personalità egoistica squilibrata, governata da emozioni caotiche e pensieri disordinati. Immaginate se il pensiero vorrei che quello fallisse, si materializzasse all'istante così. Immaginate se l'emozione mi sento una vittima creasse istantaneamente muri di prigione intorno a voi. Questo è il test. E questo è il test della purezza. Ma cos'è la vera purezza? Non è quella che molti pensano. Non si tratta di non avere pensieri sporchi, non si tratta di diventare un santo sterile, vuoto, senza emozioni. Quella è repressione. Non è purezza. Il test della purezza è il test della intenzione pura. Intenzione pura non significa non avere ego, significa che hai integrato il tuo ego, significa che hai allineato il tuo generatore cardiaco, significa che quando generi un impulso, la tua intenzione non è solo per me e me. L'intenzione pura è quando guardi a tutto ciò che sta accadendo intorno dal punto di vista dell'unità e dell'utilità per tutta l'umanità. E quando la tua motivazione più profonda diventa il bene di tutti, quando il tuo desiderio personale per l'abbondanza non è quello di accumulare, ma è semplicemente di fluire, di creare, ma anche per gli altri, quella è intenzione pura. Quando la tua richiesta di guarigione non è per te stesso, ma per poter essere un condotto di guarigione più pulito per il mondo, quella è l'intenzione pura. E quando i tuoi desideri non scompaiono, ma la tua priorità si sposta, non è più io contro di loro, ma è io per il tutto. Solo a chi
Quindi ha raggiunto questo stato di intenzione pura, viene data la chiave del campo quantico. Perché l'universo sa che non userà quel potere per distruggere, ma userà per creare. E questo ci porta alla nostra missione finale, al nostro lavoro di oggi, costruire questo Eden. E se superiamo questo test, se attiviamo il nostro generatore cardiaco con intenzione pura, quale è il nostro compito? La nostra responsabilità da questo momento in poi si sposta, capite? Perché noi per anni abbiamo combattuto, per anni abbiamo cercato di capire, di guarire il mondo, abbiamo cercato di mantenere a galla i vecchi sistemi, la vecchia economia, la vecchia politica, le vecchie relazioni, cercando di aggiustare ciò che era rotto. Basta. Il nostro compito non è più rispondere a questi sistemi che stanno crollando. Dobbiamo interagire con ciò che sta crollando, più che altro nutrendo, perché se nutrendo noi stessi, se noi interagiamo con ciò che sta crollando e nutriamo diciamo ciò che crolla, quello non finisce mai. Quindi cercare di salvare ciò che è destinato a morire significa legare il nostro generatore al passato. Capite? Spero che sia comprensibile. La nostra nuova, quindi, responsabilità, il nostro compito sacro, ha detto anche Lauren Gorgò, è costruire l'Eden. Non ricostruire, ok? Quel vecchio, ma costruire il nuovo. Non sull'asse orizzontale del dramma, capite? Ma sul punto centrale, lì, in centro della croce, dove lo spirito e la materia si incontrano. E come noi lo facciamo questo? Usiamo le energie planetarie che sono ora al nostro servizio. Quindi useremo l'energia di Giove, che è il pianeta di espansione, ci aiuterà a espandersi, e anche il pianeta della visione, della saggezza superiore. E Giove ci dà quel permesso di sognare in grande, di allargare tutti i confini del possibile, anche quello che è inimmaginabile per noi, di vedere quel progetto divino dell'Eden senza limiti. E poi useremo anche l'energia di Saturno, che è il pianeta della struttura, della disciplina, del radicamento, del tempo. Quindi Saturno prenderà questa visione e Giove espanderà. E questo comunque ci darà forma a costruire mattone per mattone e a rendere quella visione materiale e reale sulla Terra. Questa è la nostra missione. Quindi smettere di essere conduttori passivi e diventare generatori attivi. Quindi passare proprio al test dell'intenzione pura, sganciare la nostra energia da ciò che sta crollando e iniziare a costruire quell'Eden qui e ora, con la visione ovviamente di Giove e con la struttura di Saturno. Quindi siamo al centro della croce, abbiamo fatto un altro passaggio e la domanda ora da porsi, quindi come abbiamo detto, non è più cosa accadrà, la domanda è cosa creiamo ora, vero? E per creare dobbiamo prima ancorare quell'energia nel nostro corpo, dobbiamo invocare quindi la luce viva, ma non per riceverla, ma per stabilirla dentro di noi come nostra essenza. Quindi siete pronti per questo? Bene, ora anime luminose, è giunto il momento. Abbiamo parlato, abbiamo compreso un'ora di chiacchiere. Ora andiamo a sentire tutto questo.
Quindi chiudiamo dolcemente gli occhi, mettetevi in una posizione comoda, con la colonna vertebrale dritta, ma non rigida. State diventando il ponte tra il cielo e la terra. È il momento di unirci, è il momento di varcare questa soglia. Concentratevi sul vostro respiro ora. Solo sul respiro. Inspirate lentamente dal naso. Sentite l'aria fresca che entra. Ed espirate lentamente dalla bocca. Lasciando andare tutte le tensioni. Ancora una volta, inspirate ed espirate. Ora stiamo compiendo il lato più sacro, stiamo passando dalla mente al corpo. La mente è stata la nostra guida finora, ora ringraziamola e lasciamola riposare. La nostra consapevolezza scende dalla testa giù nel collo, nelle spalle, nel petto e sentite ora il battito del vostro cuore, sentite il calore, sentite il formicolio nelle mani, nelle dita. L'unione tra spirituale e materiale non è un concetto, è una sensazione. Avviene qui e ora nel vostro corpo. E mentre scendiamo nel corpo, diamo il permesso a tutto ciò che è teso, tutto ciò che è vecchio, da dissolversi. Inspirate lentamente ed espirando lasciate andare ogni pensiero teso, ogni preoccupazione. Inspirate di nuovo ed espirando lasciate andare ogni emozione contratta, ogni paura, ogni dubbio. Ora immaginate intorno a voi e dentro di voi migliaia di piccole, gentili fiamme viola, la fiamma della trasmutazione. Espirate, osservate come queste fiamme viola danzano e toccano ogni ombra, ogni densità, ogni nodo karmico e all'istante lo trasmutano in pura luce. Non dovete fare nulla, solo respirare e permettere. Siamo nel sacro portale, la purificazione è istantanea se la permettiamo, quindi permettete. Bene, il contenitore è pulito, il campo è pronto. Ora andiamo ad attivare il generatore. Portate tutta la vostra amorevole attenzione al centro del vostro petto, al vostro generatore cardiaco. Trovate quel ritmo di respiro che vi fa sentire espandere da questo centro. Ispirate e sentite il petto che si apre. Espirate e sentite la luce che si irradia. E ora richiamiamo la vibrazione più alta dell'universo, la chiave che accende questo motore. Richiamate la vibrazione della gratitudine a voi. Non pensate alla gratitudine, sentitela. Richiamate una cosa, una sola, per cui siete profondamente grati, un volto, un momento, un luogo. Sentite quella sensazione calda nel petto e ora amplificatela.
Grazie per questo corpo, questo magnifico veicolo che ci permette di essere qui. Grazie per questa vita, per ogni lezione, anche la più dura che ci ha scolpito. Grazie per questa chiamata dell'anima che ci ha riuniti qui, ora. Inspirate profondamente questa gratitudine, espirate e sentite il vostro generatore cardiaco che si accende, si attiva e che inizia a vibrare, a ronzare con molta più potenza. Ora su questa base di gratitudine aggiungiamo il secondo strato, l'armonia. Richiamate la sensazione di armonia, immaginate la superficie di un lago immobile all'alba, silenzioso, chiaro, cristallino. Quella superficie è il vostro stato interiore. Nulla lo può disturbare, c'è una pace profonda che va oltre la comprensione. Ispirate questa armonia, ispirate questa serenità. Il generatore è acceso, questo campo è stabile. Ora col cuore acceso e lo spirito in pace pronunciamo la nostra invocazione, la pronunceremo mentalmente o ad alta voce 3 volte. Questa è la chiave che apre il portale 11 dentro di voi, quindi pronunciatela con me. Invito la luce viva. Invito la luce divina viva a dimorare dentro di me. Invito la luce divina viva a dimorare dentro di me. Sentite come il cuore risponde, come l'energia cambia. Ancora una volta, con più intenzione, invito la luce viva, la luce divina viva a dimorare dentro di me. Sentite di nuovo che il calore si espande, sentite la luce, si riversa dall'interno che preme contro le pareti del vostro essere, pronta a nascere. E ora ci uniamo, fate un respiro profondo attingendo questa luce viva nel vostro cuore e mentre espirate dirigete questa luce viva nel palmo della vostra mano destra. Immaginate di estenderla a tutti, a ogni singola anima che sta meditando con noi in questo cerchio. Stiamo creando una rete, stiamo dando. E ora inspirate, sentite l'energia di tutto il cerchio che sta ritornando a voi, amplificata attraverso il vostro palmo della mano sinistra e si dirige al cuore. State ricevendo. Inspiriamo e diamo con la destra, espiriamo e riceviamo con la sinistra. E ora invitiamo, quindi chiamate anche voi. Invito i miei angeli custodi. Invito le mie guide, il mio sé superiore e la luce divina viva a entrare in questo cerchio. E sentite come questo spazio si riempie, la densità, la potenza, la sacralità di questo momento. Siamo sostenuti. Rimaniamo comunque in questo cerchio di luce, ma torniamo ora al lavoro individuale. Useremo questa luce viva per purificare, per attivare i nostri 4 corpi, uno per uno. Per prima cosa immergiamo i nostri corpi spirituali in questa luce viva, semplicemente con l'intenzione, il nostro corpo di connessione. Quindi sentite la luce che purifica ogni velo, ogni illusione di separazione tra voi e la vostra anima.
Sentite il contatto con il vostro sé superiore diventare chiaro, limpido, innegabile. Ora portiamo la luce viva nel nostro corpo mentale, immergiamo i nostri pensieri, laviamo via tutta quella gomma mentale, ogni schema di pensiero limitante, ogni chiacchiericcio, ogni giudizio su noi stessi, sugli altri. Riempiamo questo spazio con la saggezza divina, la chiarezza e con la purezza dell'anima unificata. Scendiamo, immergiamo anche il nostro corpo emotivo nella luce viva. Questo è potente. Lasciate che la luce entri in ogni vecchia ferita, in ogni residuo di paura, di sofferenza, di tristezza, di rabbia, di ogni dolore inespresso. Non c'è bisogno di riviverlo o di ricordarlo. Lasciate semplicemente che la luce viva lo lavi via e che riempi ogni spazio, ogni cellula con l'amore incondizionato, la compassione, con la gioia profonda. E infine il nostro amato, il nostro spesso dimenticato corpo fisico, immergiamolo anche lui, radichiamo questa luce viva nella materia. Sentitela scendere nelle vostre cellule, nel vostro sangue, nei vostri organi. Sentite questa luce che attiva il potenziale dormiente nel vostro DNA. Questo è l'atto di ancorare lo spirito nella materia. Ora uniamo tutto, portate la vostra attenzione alla sommità del vostro capo, sentite un raggio di questa luce divina viva che entra ora dall'alto, un sole liquido, dorato e bianco. Lasciatelo fluire giù, lungo la vostra colonna vertebrale, lungo questa asse verticale. Sentite questa luce che lava, che attiva la vostra fronte, il vostro terzo occhio, portando visione chiara, la vostra gola, portando verità, creazione, il vostro cuore, il vostro generatore, espandendolo, il vostro plesso solare, riempendolo di potere sovrano, il vostro sacro, riempendovi di creatività e flusso, il vostro chakra della radice che vi ancora ancora di più lungo le gambe, attraverso i piedi, nelle profondità della terra. Senti un ponte di luce ora, siete il centro della croce. L'orizzontale e il verticale si incontrano dentro di voi. E ora da questo stato di allineamento totale ripetiamo la nostra invocazione con una nuova parola. Non stiamo più invitando, ma lo stiamo stabilendo. Pronunciate con me la profonda verità della vostra anima. Invito la luce divina vivente, viva, a stabilirsi dentro di me. Sentite ora la differenza. Questa non è più una visita. Questa diventa la vostra essenza. Avete detto un sì. Ora respirate. Ora da questo stato di pienezza diamo. Fate un respiro profondo e mentre espirate espandete questa luce vivente, viva dal vostro cuore per riempire
tutto lo spazio nel vostro cerchio. Sentite la pressione spirituale che sta aumentando in questo cerchio. La densità dell'amore e lo spazio diventa viscoso, pieno di potenziale. Ora fate un altro respiro profondo. E attraverso i vostri piedi, attraverso le vostre radici, ancoriamo questa vibrazione collettiva. La ancoriamo nella griglia della nuova terra. Stiamo piantando il seme dell'Eden. Stiamo radicando il nostro intento. E ora un ultimo respiro e trasmettiamo questa vibrazione, questa luce viva a tutte le persone con cui abbiamo interagito ultimamente. Alla nostra famiglia, ai nostri partner, ai nostri colleghi, anche se non vi piacciono. Come abbiamo detto, non è per cambiarli, ma per offrire loro un'opportunità. Inviamo loro un raggio di questa luce con un permesso del loro sé superiore e loro poi sceglieranno. Siamo generatori, noi offriamo. Ben fatto, anime luminose, ben fatto. Ora lentamente, molto lentamente, è tempo di tornare nel qui e ora. Portate la vostra consapevolezza, la gratitudine per le vostre guide, per i vostri angeli che hanno mantenuto questo spazio, gratitudine per la terra che ci sostiene ogni giorno, gratitudine per ogni singola anima in questo cerchio che l'ha reso questa ceremonia, questa trasformazione così potente. E gratitudine per voi stessi, per aver risposto a questa chiamata. Iniziate a muovere dolcemente le dita delle mani e dei piedi. Riportate la consapevolezza al vostro corpo fisico. Fate un respiro lento e profondo, sentendo l'energia ancorata, stabile e radicata. E solo quando siete pronti, senza fretta, aprite i vostri occhi. Bentornati, bentornati, anime luminose. Fate un respiro profondo, uno di questi respiri che vi riportano a casa nel vostro corpo. Sentite il peso del vostro corpo sulla sedia o sul pavimento, dipende dove siete, state seduti. Sentite questa terra solida sotto di voi che vi sostiene, che vi dice sei qui, sei al sicuro. Muovete di nuovo gentilmente le dita delle mani, anche dei piedi. Riportate la vostra consapevolezza in questa stanza, in questo momento presente. E ora, prima di aprire completamente gli occhi, prima di tornare al mondo, prendetevi un istante, un solo istante, quell'istante di silenzio, e sentite. Fate un paragone, sentite la vostra energia ora e ricordate l'energia con cui siete entrati in questo spazio.
un'ora e mezza quasi fa, ok? Avete sentito la differenza? Avvertite questa calma, questa pienezza, questa sensazione di stabilità, di essere radicati, allo stesso tempo anche espansi? Questa non è la vostra immaginazione e non è una sensazione temporanea, ok? Questo è il potere della luce viva. Questo non è solo invocato o invitato lì come una visitatrice, ma le avete dato il permesso di stabilirsi dentro di voi. Avete detto sì, avete reclamato la vostra eredità. E quello che sentite è il vostro generatore cardiaco, che ora è sintonizzato al massimo, è online. Quello che sentite è anche il vostro vero sé, la vostra anima unificata che respira attraverso il vostro corpo fisico. Forse per la prima volta per molti di voi, in modo così chiaro. E non è qualcosa che vi ho dato io, è qualcosa che avete attivato voi. Ora la parte più importante, cari miei. La meditazione è conclusa, ma diciamo l'iniziazione, l'integrazione, ora inizia il vero lavoro. E non è un lavoro duro, come quello del vecchio ciclo. Non è un lavoro di lotta o di sforzo, è un lavoro di osservazione, di consapevolezza, è un lavoro di vostra maestria. E da questo momento in poi vi chiedo di diventare osservatori sacri della vostra realtà. Quindi per le prossime ore, per i prossimi giorni, osservate. Cosa osservate? Osservate le interconnessioni, le cose di cui abbiamo parlato oggi. Spero che è rimasto qua qualcosa. I concetti, le parole, tutto questo comunque inizierà ad apparirvi ovunque. Le sentirete in una canzone, le leggerete magari in un libro, vi li darà uno sconosciuto, lo vedrete in un video, dipende, ognuno ha i suoi hobby. E questo, sapete, non è un caso. Questa è la matrice della nuova terra che vi conferma, sì, sei sulla strada giusta e ti stiamo ascoltando. Quindi osservate tutte le sincronicità, tutti i numeri. Al momento vedrete ovunque 1111. Le persone giuste che chiamano al momento giusto, le opportunità che appaiono così dal nulla, queste non sono coincidenze fortunate, ok? Queste sono le coordinate della vostra linea temporale e questo è l'universo che si sta letteralmente riorganizzando attorno alla nuova vibrazione che state emettendo dal vostro generatore cardiaco. Quindi voi siete il centro della croce, ricordatevi. E quindi la realtà ora si allinea a voi e soprattutto state attenti all'accelerazione della manifestazione. E ricordate il nostro test della telepatia, quello che abbiamo fatto. Quindi questo però non sarà un test, sarà già nella vostra vita reale. Quindi il ritardo tra il vostro pensiero e la sua forma fisica sta collassando. Quindi mantenete la vostra intenzione pura. Quando un pensiero di paura emerge, e lo farà, fa parte della pulizia. Non combattete, osservatelo, ringraziatelo con la fiamma viola e scegliete di nuovo, scegliete il pensiero dell'anima unificata. Chiedete cosa sceglierebbe di creare l'amore ora. Voi siete i costruttori del vostro Eden. Ogni pensiero ora è come un mattone. Quindi scegliete per favore con saggezza.
Carissimi, oggi abbiamo fatto qualcosa di molto profondo. Praticamente abbiamo varcato la porta dell'ascensione, come si chiamava, 11-11, ma non come passeggeri, ma come creatori proprio sovrani. Abbiamo piantato quel seme incredibilmente potente nel grembo fertile del sacro vuoto e ora dobbiamo lasciarlo crescere. Non andate a scavare il seme ogni giorno per vedere se sta crescendo lì. Abbiate fiducia nel vostro processo, pazienza e fiducia. E il 12-12, la prossima grande porta, il 12 dicembre, la porta al quale ci rincontreremo. E quel giorno inizieremo a raccogliere quindi i frutti di ciò che abbiamo piantato oggi. Carissimi, grazie dal profondo del mio cuore per aver risposto a questa chiamata. Grazie per aver co-creato questa meraviglia. La potenza che avete sentito non ero io, era il nostro cerchio di luce, era la nostra intenzione unita alla mia. Voi siete stati tutti magnifici e io vi chiedo un'ultima cosa per ancorare questa energia. Prendetevi qualche minuto dopo che abbiamo chiuso o anche se avete bisogno più tempo e condividete nei commenti come è andata, cosa avete sentito, cosa avete visto. Scrivete la vostra esperienza, che questo ancora ancora di più nella materia e la rende reale per la vostra mente, ma anche aiuta gli altri e crea un campo di testimonianza che dà forza a tutti che si uniranno a questo cerchio. Portate questa luce viva, stabilita nel vostro mondo, diventate questo faro, siate questo faro, siate questo centro della croce e siate l'Eden che cammina. E noi ci vediamo quindi alla prossima onda che sarà il 12 del 12. Vi amo tutti!